di audio. È arrivato il carnevale e col carnevale sono arrivate anche le maschere e a me le maschere fanno schifo, non le posso vedere ste maschere ovunque tutte uguali. Cosa sta dicendo lei? È impazzito? Una statua che parla? Certo, anche i sassi dovrebbero rispondere a delle boiate del genere. Sì, scusi, ma lei chi è? San Bortolo? Non si vergogna nemmeno un po'? Dovrebbe far cultura lei. Le sembro forse un santo? Ecco, e prima che lei dica altre cazzate, mi scusino le signore a casa, non sono nemmeno Casanova, come dicono tutti questi turisti che mi passano sotto tutti i giorni. Non perché ho un altricorno e le calze da 700, allora è quel degenerato di Casanova. Io sono Goldoni, avrà sicuramente sentito parlare di me per... Certo, Goldoni! Goldoni, quello dei preservativi! I Goldoni! Disgraziato, non si vergogna a dire cose del genere in piazza davanti a tutti? Sono Carlo Goldoni! Goldoni, teatro, Goldoni, teatro Goldoni. Le dice niente? Quindi lei è un teatrante? Sì, sono un teatrante. E visto che lei non sa nulla di maschere, volevo insegnarle qualche cosa. Magari così le apprezza anche un po' di più. Beh, grazie per le parole gentili. Ascolto volentieri. L'unica, le va di raccontarmelo mentre giro per la città? Sa, dovrei raccontare il carnevale, cioè non è che posso star qua impalato sotto la sua statua. Va bene, la seguirò con la mia aura di statua veneziana. D'altronde, siamo statue di Venezia, possiamo apparire dove e come ci pare. In città, ovviamente. Ah beh, volentieri. Si va quindi? Si va. E mo'. Carnevale la gente si maschera da sempre, ma oggi voi le maschere non sapete neanche cosa siano. Per maschere intendete costumi? Sciagurato. Sì, perché qui a Venezia si vestono tutti da 700, da Marvel o da Disney. Guardate che belli. Ecco, ai miei tempi le maschere avevano anche un altro significato. Le dico niente i nomi di Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e Brighella? Ah sì, Brighella me lo ricordo. Mia nonna me lo diceva sempre quando diciamo che me l'ero scappata per il rotto della cuffia. Mi diceva, Federico sei proprio Brighella. Me lo ricordo. Sì, bene, non è proprio uno sciamannato come pensavo. Questi personaggi sono tutte delle maschere. Anzi, delle maschere della commedia dell'arte. Commedia dell'arte? Ah, un tipo di teatro. Che barba, madonna. Ma lei pensa prima di parlare o parla solo per dare aria alla bocca? Senta, guardi che, nessuno mi obbliga a star qui fermo a farmi insultare. Me ne vado a casa quando voglio, La commedia dell'arte era divertentissima. Era tutta improvvisata. Improvvisata? Sì, improvvisata. Avevano solo un'idea gli attori di cosa trattava la scena o la storia. Il cosiddetto canovaccio. Poi andavano a braccio. Improvvisavano dialoghi, vicende, sviluppi. Tutto sul momento, in base al pubblico che li ascoltava. Era divertentissimo. Per questo però usavano le maschere. Come Brighella. Credo di aver capito. Quindi gli attori avevano dei personaggi già fatti e dovevano improvvisarci sopra. Un po' come condire gli spinaci surgelati. C'è chi li affoga nel parmigiano, chi nel burro, chi nell'olio e chi, orrore, senza condimenti li mangia. Più o meno. Diciamo che gli attori avevano questi personaggi che si comportavano sempre nello stesso modo. Arlecchino il servo furbo che si mette nei guai, Pantalone il mercante che come al solito viene truffato, Pulcinella il servo un po' scemo, Brighella il servitore attaccabrighe. Il pubblico li riconosceva non solo dal carattere, ma anche dal costume, che era sempre uguale. Sì, ok. E la maschera? Ma è uno scalmanato lei! Avevano costume e maschera, sempre uguale. Prende Arlecchino, aveva il costume variopinto, perché è fatto da tanti pezzi diversi di tessuti differenti. E una maschera nera, un po' da diavolo. E non esagero mica, sa? Dopotutto, in origine Arlecchino significava re dell'inferno. Insomma, era un po' come il nostro Patrizio. Questo carnevale è divertentissimo. Sì, più o meno lo stesso. Solo che poi ogni attore era specializzato in un ruolo unico. Erano ruoli fissi, non c'erano tutti i ruoli di oggi. Ogni regione aveva le sue maschere, alcune simili, altre diverse, perché alcune erano ispirate ai personaggi dell'epoca, altre a categorie di persone, altre ancora a marionette. E questi attori erano bravissimi, perché improvvisare è difficilissimo, anche perché i più antichi di loro in scena non avevano nulla, se la dovevano cavare solo con il corpo e la parola. Con queste due cose dovevano raccontare tutto. Ah sì, come faceva Dario Fo in Mistero Buffo. Una figata. Noi oggi però col cinema siamo abituati a una valangata di effetti speciali. Dovevano essere proprio dei draghi. Sì, peccato che però dopo 200 anni loro e tutta la commedia dell'arte avevano detto ogni cosa che poteva essere detta. Infatti anche nel nostro Settecento si cominciò a fare il cinema, usando musica ed effetti speciali per coprire trame sempre più deboli e vuote. Quindi si metteva una toppa con effetti speciali sempre più wow, ma alla fine non c'era più vita, giusto? E quindi che è successo poi? Dai, sono curioso. Dopo sono semplicemente arrivato io.
Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.